Buonasera, benvenuti nel comune di Podenzana e più precisamente nell'oratorio del Crocifisso, giusto? Siamo molto contenti di essere qui. Come sapete, questa è una delle azioni di Lunigiana Land Art, il festival che in questo momento si sta sviluppando nei 12 comuni della Lunigiana. È un progetto vincitore dell'avviso pubblico Borghin Festival promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e, come sapete, è risultato insieme ad altri 7 progetti vincitore su oltre 600 candidature. E questo è il secondo workshop o laboratorio di produzione del programma on-site a cura di Spazi Fotografici e Materia. E io chiedo al sindaco di introdurci alla serata, vi dico 2 cose e poi lascio la parola ai nostri ospiti. Buonasera a tutti e benvenuti a Podenzana, benvenuti in un luogo caro alla comunità. È stata, come dicevo oggi, un'esperienza per Podenzana e credo per la Lunigiana, e lo sarà ancora nei prossimi mesi, un'esperienza nuova, un'esperienza particolare, un'esperienza forse inimmaginabile. Mentre scendevo da casa e arrivavo qua e ripensavo a questi 3 giorni di incontri con questi straordinari ragazzi, con Francesca e con tutto lo staff che ha potuto rendere possibile tutto ciò, insomma, che vediamo stasera e che vedremo nei prossimi mesi, mi chiedevo: ma chi mai avrebbe immaginato che in Lunigiana e che la Lunigiana potesse diventare terra di un festival della cultura internazionale? Chi poteva immaginare che 12 comuni della Lunigiana, con questi campanili che suonano uno da una parte e uno dall'altra, che un giorno avrebbero potuto suonare all'unisono insieme per riuscire a raggiungere un obiettivo, arrivando prima di altri 590 progetti e quindi 590 territori dell'Italia. Credo che sia davvero un momento importante per il nostro territorio. Credo che, lo dicevo oggi, questi ragazzi a Podenzana che cosa hanno portato? Sicuramente una novità, sicuramente un modo di osservare l'arte al quale noi non siamo abituati, visto che siamo un territorio tradizionalmente conservatore sulle nostre origini, le nostre tradizioni. Credo che questa sia una straordinaria occasione per Podenzana, per la Lunigiana, di osservare, di osservarci, di osservare la nostra storia attraverso un punto di vista nuovo, diverso, con un confronto che ci potrà sicuramente permettere di riuscire a guardare più in là della punta del nostro naso per cercare di raggiungere degli obiettivi che ad oggi pensavamo fossero irraggiungibili, ma che quanto è stato realizzato e verrà realizzato da qua a luglio ci insegna e ci fa capire che invece può essere davvero possibile. Io mi fermo qua, avrei tantissime davvero altre cose da dire, concludo soltanto dicendo che la sensazione che ho provato in questi giorni è una sensazione di colore, di gioia, di entusiasmo, di tanta passione, di professionalità. Dopo un momento, un periodo grigio, simbolicamente e metaforicamente anche questo weekend, 2 giornate buie, grigie, oggi una straordinaria giornata di sole con tanto vento, ma un vento di colori primaverili che insomma ci permette davvero di recuperare quell'ottimismo che sembrava fosse andato perduto, ma che in realtà invece è ancora qua con noi. Ringrazio davvero Tom, è un privilegio avere un artista insomma di questo livello sul nostro territorio. Ringrazio tutti i suoi collaboratori, tutti gli artisti che hanno partecipato, ringrazio davvero Francesca, cuore e anima, insieme alle collaboratrici. Ora perderò sicuramente qualche nome, ma scusatemi, ma davvero insomma questo è stato ed è e sarà un motivo di orgoglio per noi, per le nostre comunità e insomma per quello che riusciremo insomma a fare nel prossimo futuro. Grazie davvero tanto e insomma buon proseguimento. Grazie
Grazie al sindaco Marco Pinelli. Io, come dicevo, adesso lascio la parola ai nostri ospiti, che sono Tom Lovelace, che è stato con noi 3 giorni, ora vi racconterà insieme a Eleonora Agostini e Niccolò Fano quello che hanno fatto qui. Niccolò Fano è il direttore di Materia Gallery a Roma ed è anche la persona che insieme a noi sta portando avanti questo progetto, co-ideatore e co-curatore di On-Site. Eleonora Agostini è un'autrice italiana con base a Londra e ha assistito Tom Lovelace in questi giorni nel corso appunto del laboratorio, curando insieme a lui quello che vedrete oggi qui. Tom Lovelace è un artista di Londra, adesso lo conoscerete meglio e noi siamo molto felici e onorati di avere tutti loro qui e vi auguro buona serata e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questo progetto anche questa volta. Grazie a tutti. Okay, I'll get started. I'm going to be speaking in English. We have a wonderful translator here, so she's going to be helping out. I'll be going slow and I'll be stopping every couple of minutes. So just a brief introduction about myself. I run a gallery in Rome, so I'm not from the area, so you can imagine it's actually an adventure for me as well, being here and experiencing this wonderful festival, which is not really a festival, but we'll get into that later. But yeah, it's an absolute pleasure to be here. Should I stop? Yeah, as I was saying, it's not a traditional festival in the sense that all the works are produced before the opening of the festival. When Francesca and Spazi Fotografici came to me and asked me to collaborate on this project, I was extremely excited because I think it's a project that has all the important factors that make it possible both for artists to actually make great work and for the areas that this work is touching to actually have more art and explore artistic practice in terms of contemporary art that has not been here or is not as seen as it would be. And when we were discussing who would be the best fit and how we could make this project the most engaging and interesting as possible, I straight away suggested Tom's name. I had the pleasure of knowing Tom for a while now. We shared some brief times in London. He came over to do a show at my gallery. I was extremely impressed by his professionalism and also the fact that Tom can look at photography from a different point of view, expand photography, and work with so many different aspects that are around the photographic medium, but do not touch the photographic medium only. So that was a really, really big, very, very important part that has drawn me to propose Tom's name to Francesca and Spazi, and I was extremely happy that we managed to get Tom here because I think the results are absolutely amazing.
I also think that the format actually helps practitioners like Tom run a workshop like this. I think Tom is extremely hands-on, and the fact that Tom has worked within workshops such as these different times, I think it was a great opportunity to actually make something really, really interesting here. And when I heard that Eleonora was going to be with Tom as well, it was a great surprise. I've known Eleonora's work for a long time. She's a really, really interesting artist, and the addition of her work would have brought an added value to the project. So I'm really glad that Eleonora is here as well. Yes, and I think the open format of the workshop really helped, and I mean these 3 days have been pretty intense, pretty hard, but I think extremely rewarding for everyone, for those watching like me, and definitely for those participating. So I'm going to be passing on the word to Tom. I think he's going to be giving us a brief introduction about his work. We're going to pass the word on to Eleonora next, who's then going to be talking about her work as well and the overall experience. We're then going to open up. I'm going to ask a couple of questions, and we're going to open up to questions from the public. So thank you very much, and without further ado, I'll pass it on to Tom. Hello everyone, thank you so much for coming. I really appreciate it. It's absolutely wonderful to see so many people that have turned up this evening, and that's brilliant, thank you. And thank you for the introductions also. I'm going to speak for about 10 minutes, and I'm going to speak about 2 things. So I'm going to give an introduction to my practice. So I'm based in London, and I've been making artwork for about 15 years, and I'm also a teacher in London. And then I'll talk about the workshop and the theme and what we've tried to do over the last 3 days. Buonasera a tutti, grazie mille, grazie anche per l'introduzione. Parlerò per circa 10 minuti e andrò a citare 2 aspetti fondamentali. Il primo è il mio percorso a Londra, sono artista, sono anche un insegnante e un docente, e in secondo luogo andrò a trattare del workshop e del lavoro inteso che è stato trattato, è stato svolto negli ultimi 3 giorni. Grazie, Jessica. Cut the first slide. So I work with photography. I've always been interested in photography. I studied photography. I teach photography. But I'm really interested in what happens when photography converges or merges with other media, and in particular with performance and sculpture. And so I've been developing a practice that explores photography when it's in a triangle between itself, sculpture, and performance. And here's 3 pictures of depicting some artworks that I've made over the last few years. Io lavoro tantissimo con la foto, ho studiato fotografia, insegno fotografia, sono docente di fotografia e cerco sempre di unire la fotografia con gli altri media, sviluppare percorsi che possono unire la fotografia con altri ambiti, con la scultura e con la performance in generale. Grazie. I'm really interested in exploring the environment around me, so almost the environment under my nose. So as an artist, I'm not really interested in traveling far and wide for an exotic space. I'm really interested in the materials and the surfaces and the histories which I find around me. And I've been trying to explore these materials that sit somewhere between the everyday and the industrial. And for many years, my work, I made performance and sculpture for photography, and there's a few examples now. Io infatti sono interessata a tanti ambiti, se generalmente gli artisti si interessano a qualcosa di esotico, di peculiare, di stravagante, io invece mi riferisco
Grazie. A key dynamic in my work, I'm really interested in exploring ideas. That one. Grazie. So I'm really interested in exploring ideas through the language of minimalism and abstraction. So in my work, you will see bodies interacting with abstract spaces and materials. Sono infatti estremamente interessato a esplorare idee che vadano a sondare il linguaggio dell'astratto, del minimalismo, dove all'interno delle foto sono presenti corpi che vadano ad unirsi con i materiali. A really important moment happened in my work about 5 years ago, where I started to, so before that moment, essentially I was making objects and sculptures and performance for photography, and about 5 years ago I started to explore, started to try to create spaces around photography and fluid spaces. So often in my exhibitions, pictures are not just hung on the wall, pictures are displayed in other ways. So this is an example of an exhibition where the photograph's on the floor. So you can look at the pictures, but you also can touch the pictures, and you can move the pictures, and you can dance with the pictures, and you can be with the image. Quello che è estremamente importante nelle mie opere è il grande cambiamento che è avvenuto circa 5 anni fa. Prima mi fermavo nella rappresentazione di oggetti, di scultura. A partire da 5 anni fa ho cominciato ad esplorare ovviamente e a creare delle foto che rappresentassero degli spazi fluidi, e in questo le immagini andavano a mostrare cose che voi potevate sì guardare ma anche toccare, dove potevate andare a ballare, dove potevate muovermi e effettivamente sperimentare concretamente. Grazie. Thank you. Here's an image that I recently displayed in France, in Arles, and the photograph has two roles. It's an image to be looked at, but also it's an image to be responded to. And due to COVID, I couldn't go to France, so I reconstructed the image in London, and the image was a photograph, but it was also a backdrop for a performance, which unfolded in front of the picture. Vedere un'immagine che è stata realizzata in Francia, dove questa foto ha molteplici significati. Dovuto al problema del Covid non mi sono potuto recare in Francia, quindi ho dovuto realizzare a Londra l'opera stessa, e questa rappresenta l'importanza che ha per me la fotografia. And here's just the last slide about my work, which shows various projects that I've made over the last 5 years. And as you can see, the photograph is in the work, but significantly, the space also includes bodies and architecture and time and movement. And these pictures show exhibitions from Rome at Materia Gallery through to the National Museum of Art in Riga and London. Qui potete vedere uno dei miei ultimi lavori, che appunto è stato compiuto dopo il grande cambiamento svolto 5 anni fa, dove potete vedere sì uno spazio, ma anche dei corpi, un'architettura, il tempo, il movimento stesso dei corpi. So now I will just say a few words about the idea of home and this workshop and this exhibition. So this is a picture depicting my parents' house in London, not in London, in Cambridge, in England. And I've always been interested in artists who, or I think some of the most interesting artists don't even need to leave their house. They can make work in the home, in the kitchen, in the bathroom, and they can use the domestic space for creativity. E adesso alcune parole sulla casa, che poi è il tema essenziale dell'exhibition. Qui potete vedere la foto della casa di your parents. Yeah, parents' house, yeah. La casa natale, quindi dei propri genitori, a Cambridge, e io ero estremamente interessato proprio alla rappresentazione della casa, di tutti gli ambiti, gli spazi domestici, quindi la cucina, il bagno, le camere, nella quotidianità dell'edificio casa. Grazie.
4 years ago, I curated an exhibition in London, which was around the home and the domestic space. So there was 12 European artists, and all of the artists were making work with photography or film, exploring the home as a theme. And here's some installations showing the exhibition. And the reason why I want to show this is, in terms of exhibitions, I'm really interested in trying to create a dynamic space that shows artwork, but also that uses the architecture in some capacity. E 4 anni fa abbiamo realizzato a Londra questa mostra, sulla casa, dove tutti gli artisti mostravano delle foto e rappresentazioni e dove il tema centrale era proprio la casa, poiché eravamo estremamente interessati, prima di tutto, a rappresentare la dinamicità degli spazi, l'architettura di essi. Thanks. And so, for the last 6 months, I've been working in London, developing this workshop in collaboration with Francesca, Niccolò, and Yolanda. And we took the theme of the home as a starting point, and the last 3 days have been absolutely wonderful. And the first thing I want to say about the workshop is the participants. So we had 12 artists from Italy and beyond, and they've been absolutely fantastic in terms of their engagement with the theme and working together. A lot of the work that we have done has been collaborative work in and around the town. E quindi, arrivando al lavoro attuale, negli ultimi 6 mesi io sono stata a Londra per sviluppare questo workshop che noi abbiamo realizzato con Niccolò, Yolanda e Francesca, e venendo agli ultimi 3 giorni è stata un'esperienza veramente fantastica, perché ci ha permesso di riunire 12 artists, right? Yes, yeah. 12 artisti, e questo ha permesso di creare un lavoro fantastico in termini di collaborazione, di impegno, di grandi risultati. Cassie. So over the last 3 days, we've taken the theme of home as a starting point, and we've been developing that together as a group. And here's just 2 pictures that, interestingly, have been made today, actually. So we've been very busy, and so Eleonora and I took the home as a starting point, and we've worked with the participants, and that has led on to expanded themes of architecture and the shelter and the nest and migration and movement. So it's been really interesting how that one word of home has expanded over the last 3 days. Negli ultimi 3 giorni abbiamo quindi lavorato sulla casa e sviluppato questo tema come gruppo, andando a rappresentare appunto la casa. Eleonora, partendo dal lavoro di Eleonora, quindi della casa come cuore, perno del suo lavoro, abbiamo realizzato tale tema, andando a svilupparlo come nido, prima di tutto, ma anche andando a trattare temi come la migrazione e il movimento. So thank you so much for listening. I'm going to finish now. After our talk, please walk into the space and have a look around. And bear in mind, everything that you see has been made in the last 3 days. So as I say, it's really important for me to kind of thank you. It's really important for me to thank all of the participants for their energy and creativity. We have built this structure with Davida, so thank you so much, Davida. And this structure is supposed to gesture towards a shelter, a space, a nest. And in the middle of the structure, you will find photographs that have been made over the last 3 days. Grazie, mi accingo quindi a finire, però vi prego poi dopo di potervi recare qui e vedere lo spazio, perché per me è estremamente importante potervi ringraziare, poter mostrare il grande lavoro che è stato svolto, la grande partecipazione, l'impegno e l'energia che vi sono state messe. Effettivamente questa struttura è uno spazio, ma è anche un nido, appunto è la rappresentazione della casa e di tutti i temi di cui vi ho già parlato, quindi grazie. Thank you. And just lastly, before I hand over to Eleonora, the reason why I wanted to collaborate with Eleonora on this project is because I think she's one of the most interesting emerging photographers working with the home and the domestic space. And so thank you so much for joining. And yeah, thank you for your time. Cedo quindi la parola ad Eleonora che
Hi everyone, thank you so much Tom for inviting me to the workshop, and Francesca, Niccolò, Yolanda and all the team to be so nice during the last 3 days and collaborative. I'm gonna... Buonasera a tutti, grazie mille Tom per avermi ceduto la parola, per avermi invitato a questo workshop, e grazie a tutti perché è stata veramente un'opera, una grandissima, un lavoro, è stato molto piacevole poter lavorare, una grande collaborazione, un grande impegno, una grande energia che si è sviluppata in questi 3 giorni. I'm going to show you a couple of projects that relate to the themes that we explore in the last 3 days. The first one is called A Blurry Aftertaste, and it's a project that I started in 2018 and is still work in progress. It's a body of work that I developed within the house where I grew up in. Allora, vi parlerò fondamentalmente di un paio di progetti. Il primo, che è stato sviluppato a partire dal 2018 e che è ancora in progress, si sta ancora svolgendo, nel cui al centro il tema centrale è la casa, la mia casa natale. Questa è la prima installazione del progetto che comprende delle immagini in bianco e nero e una scultura, e l'idea era quella di ricreare nello spazio fisico alcuni dei temi che sono stati sviluppati con la fotografia. Ok, vado avanti. No, perché fate l'italiano. Ah! Scusate! No, that's fine. Sorry, probably it's going to happen a few times because my brain is a bit fried from today. Probabilmente mi succederà un po' di volte nel corso di questa serata. Yes. Okay, so this body of work talks about the functionality of the home, the identity of its objects, and the family dynamics that exist within the domestic sphere. So I was interested in exploring the house as a complex space and a complex time in where different things they coexist in the same space. So I was interested in this idea of intimacy, but also in relationship to claustrophobia, and I was interested in the house as a space to reenact memories and through sculptural intervention and performative experiments. Sorry. Vi rappresento questo mio lavoro in cui sono stata estremamente interessata nel rappresentare la casa come uno spazio molto complesso, perché vi si legano al suo interno tanti elementi, dallo spazio intimo alla paura, alla claustrofobia, a un luogo all'essere, un luogo di memoria, ma anche un luogo di scultura come luogo architettonico. Quindi sono andata a mostrare la casa da vari punti di vista. Queste 2 immagini sono le prime 2 immagini again. So this no, that's fine. So these are the first 2 images of this project. The first one on the left is called Relaxation Island. And it started by thinking that the house where I grew up, so I'm going to start again. The reason why I started this project is because after 10 years, I moved back to my parents' house for 3 months, and then I started to reconsider the relationships that I had with the space, but also with the people that share that space with me. Cominciando da zero, dopo 10 anni da non essere stata più a casa, sono tornata 3 mesi a casa e mi sono trovata a riconsiderare, a ristudiare la casa nel suo spazio, nella sua spazialità, ma anche nelle persone che la abitavano e la coabitavano con lui. So I started to think about how my parents' house functions, and I actually realized that it was a space that was mainly used to sleep. So I asked myself a simple question, which was, what happens if I remove all the resting apparatus from the space and I take them out of the house, place them in the garden, and then I ask my parents to build a structure out of those objects? Corretto, se sbaglio. E quindi sono andata a riflettere su quelle che fossero tutte le funzioni della casa e mi sono chiesta cosa sarebbe se io rimuovessi tutti gli apparati, tutti gli elettrodomestici della casa e li andassi a porre tutti
So the idea behind this body of work is to create images that were collaborative with my family members. So I was the one deciding on the objects that I wanted to photograph, and then my parents would do some intervention in the space or with the object that I selected. Quindi l'idea era quella fondamentalmente di andare a rappresentare delle immagini nelle quali anche la mia famiglia potesse collaborare. Andavo a fotografare, a realizzare delle foto e poi i miei genitori andavano a fare degli interventi su quello dando la loro opinione. In these images, like, I was interested in some of the themes that we explore in the last 3 days. For example, this is a picture that is called an attempt of hiding a house. So the idea of hiding inside a place and the idea of the safe space. And this was taken specifically during lockdown, where everyone was spending quite a lot of time at home. In questa immagine possiamo vedere uno dei temi centrali che poi è stato, su cui abbiamo lavorato durante questi 3 giorni, il fatto di nascondersi, Sì. di nascondersi in un posto, in uno spazio, tema molto ricorrente durante il lockdown che si è svolto 2 anni fa, quindi una tematica centrale di questo periodo. This body of work develops in different chapters. The first chapter that I just show you portrays some structures and installation that were made for the camera in collaboration with my parents under my instructions. And the second chapter, which is the one that I'm going to show now, it portrays my parents and my family members relating to the materials, to the objects, and performing in some activities. Il mio lavoro è diviso in più capitoli, poi alcuni di essi vi andrò a mostrare. Uno di essi è quello di rappresentare delle installazioni nel quale appunto hanno preso parte, mi hanno aiutato secondo delle mie istruzioni anche i miei genitori. Il secondo capitolo, che è quello che adesso andrò a mostrarvi, rappresenta l'unione dei materiali, di varie strutture e con l'aiuto appunto dei miei genitori, dei miei parenti. Here again, I was interested in using some objects that I found in the house. This was an object made to hold wood, and then to use my family members to create an activity around that object. And here again, I was interested in the idea of claustrophobia and sharing the same space. E qui si vede il mio estremo interesse verso gli oggetti della casa, possiamo vedere per esempio alcuni oggetti di legno, e in questo capitolo ho utilizzato, sono andata a mostrare delle attività che venivano svolte intorno agli oggetti che i parenti svolgevano, andando a trattare anche tematiche come la claustrofobia e la condivisione di uno stesso spazio. This is an image where I asked my parents to perform a specific activity. I asked my mother to give my father a massage, and then she decided to step on him. And another aspect that I was interested in exploring within this body of work are the family dynamics, and specifically the power changing within the family bubble. So it was both the relationship between man and woman, but also parents and child. Queste immagini raccontano ancora una volta i miei genitori, nello specifico io ho chiesto a mia madre di fare un massaggio a mio padre e lei ha deciso di salirgli addosso, come vedete nell'immagine. Quindi capite che una delle altre tematiche fondamentali è la rappresentazione delle dinamiche familiari e anche del cambio di potere, di equilibri all'interno della famiglia, quindi delle relazioni tra uomo e donna, ma anche tra genitori e figli. And then here again, I used some objects that I found around the house. In this case, the bricks that I used to build the structure. And here they use as a pedestal to show the figure of the parents. E qui vedete come abbiamo utilizzato ancora l'oggetto
then the third chapter, it's objects that I found around the house that were not made to be photographed by me. And they're all like human-made installations made by my parents and photographed in different times of the year and different time of the day. Nel terzo capitolo potete vedere altri oggetti che sono stati trovati intorno alla casa, in questo caso non fotografati da me, is it correct? Non realizzati per la macchina fotografica, ma che erano già esistenti nello spazio. Quindi già esistenti nello spazio, quindi non realizzati appositamente, ma che erano stati messi lì in vari momenti dell'anno e della giornata. And the last chapter of the work, it's also something that we explore in these few days, and it talks about borders and the space between the private and the public, and inside and outside. And this was again photographed repeatedly over time. So the same space was photographed constantly over these last 4 years that I developed the work. L'ultimo capitolo di cui vi parlerò è quello di cui abbiamo anche molto parlato, perché siamo andati a sondare negli ultimi 3 giorni di workshop, ovvero i confini, quindi la differenza tra il confine tra pubblico e privato, ma anche quello che è interno e quello esterno, che vedete fotografato da più punti di vista e che sono andata a fotografare ripetutamente. Thank you very much, and now, we're gonna... Quick. Sorry? Oh, thank you. I'm going to be very brief. I'm going to ask a question that will help us kind of get into the exhibition. One curiosity of mine, I mean, you've probably, Tom and Eleonora, think about the home all the time, in the sense that it's something that is through your practice. But is there anything surprising that has emerged from these 3 days about the home, about this area? Anything that was surprising to you or new, or something that you can take away from it? È quindi chiaro ormai che il tema centrale di questi 3 giorni è la casa. Quello che vorrei chiedere ai miei colleghi è: avete trovato qualcosa di sorprendente che non vi sareste immaginati in questi 3 giorni? Yeah, thank you. Yeah, for me, there's 2 key things to mention. So, firstly, on Friday, which was the first day of the workshop, Eleanor and I really didn't want to say too much apart from engage the participants in a conversation around the idea of home. And what was really interesting was within half an hour, every participant had very different relationships and histories with the idea of home. So that was a kind of a key part of the workshop. Allora, per me ci sono 2 punti salienti per quanto corrisponde a questa domanda. Il primo è sicuramente il fatto che venerdì scorso, quindi il primo giorno di workshop, c'è stata una grandissima conversazione, un grande dialogo sull'argomento. Sono stata estremamente interessata perché ogni partecipante è andato a parlare per circa mezz'ora del tema, perché la casa aveva per ognuno delle prospettive anche molto diverse tra di loro. And the second thing to say is what's been really interesting in the last 5 days. I've been staying 10 kilometers away from here in someone's house, which I've been fortunate to do, and the house is full of objects and materials from that family. So there's a history of the family there, and I've been staying in someone else's home, and we've been coming to the workshop, and the church was completely empty. And so the last 3 days, objects and pictures and people and dialogue and conversations have unfolded in this space, and I'm really looking forward to people visiting and having their own opinions and their own conversations in the space around the theme of home. La seconda cosa che sono stato estremamente interessato è ancora una volta studiare la casa, perché sono stato ospitato in una casa che era piena di oggetti. Family objects, family history objects, yeah. Family objects, yeah. Pieno di oggetti familiari, e ho potuto verificare in contrapposizione con poi la chiesa dove ci trovavamo, dove c'era uno spazio vuoto che è stato riempito lo spazio dalle persone, dalle nostre conversazioni, dai nostri appunto dialoghi,
Fantastic. Eleonora, anything surprising? Yeah, I agree with Tom that it's been great to see like how different people responded to one theme and like how many sub-themes we found around the main one. But I also, for me, it's been a pleasure to see like how well the participants collaborate with each other, and like how even sometimes it's hard to like you know, work just with one idea, because we're all different people and we all have our own thoughts and ideas. I think like they've been great, and they made really nice work in such a short time as well. Io sono rimasta estasiata perché effettivamente sia diffusa la tematica, come siamo riusciti a conversare tra tutti i partecipanti, andando ad analizzare il tema, ma anche tutti i sottotemi collegati. È stato un immenso piacere vedere la partecipazione, la collaborazione delle varie persone, dei vari partecipanti al workshop, pur pensando che sia stato estremamente difficile, poiché lavorare tutti insieme con tanti punti di vista diversi su una sola idea è stato magnifico, ma anche estremamente intenso. So just to close off before opening to questions, one final, I think this is a good segue to ask both if you can give us an idea of what we can find in here, in general. I mean, the whole space, we've discussed the nest, the home, the structure, but how did you decide to approach the space once you arrived to it? Thank you. Yes, so we've excuse me. No, sono brevissima. E per chiudere vorrei, prima di passare alle domande, vorrei chiedere se avete idee specifiche riguardo tutta la struttura della casa, quindi in seguito a... Sì, no, più che altro cosa troviamo qui, l'approccio poi a questo spazio, come è stato riempito, quello che poi il pubblico vedrà, diciamo. Thank you. So we decided to approach the exhibition in using the building in two ways. So essentially, you have two spaces. So in this back space, you have this structure, and nearly all of the pictures depict what we've been doing as a group over the last 3 days. So hopefully, when you walk into this space, you'll get a sense of the activity, in the activities in which we've been doing, and the space in which you're sitting. We've really tried to allocate that space to individual responses from the artists. So you'll find photographs, you'll find wonderful spinning collages, you'll find traces of domestic objects, you'll find drawings, and but all of it in a way relates to photography in some capacity. And just lastly, this is just the beginning. So what we hope in the coming weeks, that if any participants want to go back to their homes and continue working, then the exhibition will grow in the coming months. Allora, all'interno dell'exhibition ci sono due spazi, uno che vedete contenuto di noi, dove sono presenti tutte le immagini che il gruppo ha realizzato, e vorrei che voi camminaste, vi avvicinaste per comprendere il lavoro che è stato svolto, e l'altro che vedete appunto accanto a voi, che invece sono risposte più individuali, collage, foto, sono state realizzate di oggetti domestici, e in ultimo spero che questo lavoro possa proseguire una volta tornati a casa e che si possa continuare a lavorare su tale tematica e riflettere su di essa. I just want to take the occasion to thank Tom and Eleonora again, Spazi Fotografici, the whole team, the participants who have been working so hard for the past few days. It's been an absolute pleasure, and we couldn't have done it without you. So thanks so much. Ancora una volta grazie, vorrei ringraziare Spazi Fotografici, Tom, Eleonora, è stato veramente un piacere immenso poter realizzare tutto questo, quindi ancora una volta grazie. Ok, scusate, volevo dire due cose anch'io. Io parlo in italiano perché è meglio, però tanto poi traduciamo a Tom. E volevo ringraziare tutti, dirvi che abbiamo, come avete visto e come avete capito, la mostra è stata realizzata in soli 3 giorni di lavoro. Quindi, e come diceva Tom, la mostra crescerà nelle prossime settimane, quindi vi invitiamo a tornare a vederla, perché
il lavoro in realtà non è finito, però quello che loro sono riusciti a fare, come stavano raccontando in questi soli 3 giorni, è molto importante, soprattutto è stato bellissimo, vedrete poi anche delle immagini, dei video di quello che è successo, hanno fatto performance qua fuori e vabbè, Tom ha una capacità di proprio visualizzare nello spazio tutto, sostanzialmente, cioè le persone, i movimenti, le relazioni tra gli oggetti e le persone, quindi vi riproporremo anche tutto quello che è successo in questi 3 giorni. E oltre a questo volevo dirvi che proprio per la velocità, diciamo, di esecuzione e realizzazione, trovate dei fogli di sala che vi spiegano brevissimamente quello che è successo. Ci sono tutti i nomi dei partecipanti che sono Giovanni Borga, Camilla Calato, Giulia Chiatante, Anna Fabrizi, Nicoletta Grillo, Arianna Mattietti, Luca Nacca, Chiara Pellegrini, Francesco Puppo, Federica Rugnone, Bing Ye, Chiara Vallarino. Quanti siete? Sono arrivati da tutta Italia, Bing è arrivato da Londra e quindi siamo veramente contenti del loro lavoro e di averli conosciuti e di ritrovarli poi a Pontremoli, dove Tom terrà una performance per il weekend conclusivo a Palazzo Dosi Magnavacca, poi vi diremo tutto, è uno spoiler, quindi ne parleremo, però il 1° luglio sarà di nuovo con noi. Grazie infinite a Niccolò Fano per il lavoro di sempre, grazie Tom e grazie Eleonora. Grazie a tutti. Ora vedete la mostra. Grazie all'unica foto Yolanda e Oriana per tutti. Se siete d'accordo, per domande e altro facciamo un giro così riuscite a fare quello che diceva Tom e continuiamo a parlare qui. Anzi, invitiamo tutti a parlare con gli autori. Il sindaco, Prego. Sì, no, scusate, no, l'intrusione, ho visto intanto Claudio Novò, il sindaco di Mulazzo, che ci ha raggiunto, che inviterei a venire qua perché un ringraziamento sentito e particolare va anche e soprattutto a lui, all'amministrazione di Mulazzo che si è assunto l'onere di fare da capofila in questo straordinario progetto, è il primo ad averci creduto, quindi credo che insomma un ringraziamento da parte mia, insomma, e lo invito ovviamente a dire 2 parole perché credo che siano dovute e sentite. Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti e ovviamente saluto e scusate le spalle. No, per me è un grande piacere portare il saluto di questo viaggio straordinario che abbiamo fatto come territorio, perché poi di fatto questa è una conquista che dobbiamo condividere con la passione, con il lavoro, la professionalità e la competenza di tantissimi amici che hanno costruito questo gruppo di lavoro. Ma ovviamente voglio ringraziare i miei colleghi sindaci che hanno creduto in questa progettualità che ci ha permesso di costruire questa candidatura e ottenere questo prestigioso contributo da parte del Ministero dei Beni Culturali. Ovviamente è un modo nuovo completamente di interpretare il territorio attraverso appunto il coinvolgimento di artisti provenienti da ogni parte del mondo, ma credo che sia il modo con il quale potremo veramente costruire un percorso completamente nuovo di interpretare i valori di questa terra straordinaria che è rappresentata, è vero, da tantissimi campanili che abbiamo sempre messo in competizione e che per la prima volta invece permettono di costruire una rete di relazioni, rapporti che possono tornare utili a far vivere questa esperienza, soprattutto attraverso l'arte pubblica che diventa il modo con il quale si può narrare il territorio e costruire una rigenerazione culturale. Quindi io sono molto soddisfatto ovviamente di questo risultato, sarà una primavera straordinaria nella quale coinvolgeremo tanti appuntamenti. Io arrivo da Camporaghena dove abbiamo fatto una land art sul territorio con 4 artisti che hanno vissuto questo tipo di esperienza, ma ovviamente tutta la Lunigiana nei 12 comuni che hanno aderito a questo progetto ci sarà la possibilità di vivere un'esperienza e quindi buona continuazione, buon progetto e buon viaggio all'interno della Lunigiana Land Art per tutti quanti. Quindi... Grazie a tutti. Va bene, mezzo così. Ok, non avevo visto il sindaco, grazie Claudio. Ok, no, pensavamo di liberare, come dire, i movimenti appunto
appunto, e invitarvi a vedere la mostra. Possiamo continuare a parlare qui, ci sono tutti gli autori, potete chiedere anche a loro, oltre che a Tom e a Eleonora, quello che hanno fatto. E venite. Grazie, grazie. Grazie.